Giuseppe Schiena, presidente della cooperativa L'Agricola Latianese, una realtà cooperativa nata nel 1960, un gruppo di giovani produttori, giovani agricoltori decide di fare questa esperienza. Tanti anni fa, grazie a loro, oggi ci troviamo i loro benefici, perché poi con il susseguirsi degli anni da una decina di persone questa cooperativa è arrivata al punto di avere 1200 soci con un quantitativo di prodotto che a oggi lo possiamo ritenere pure molto soddisfacente rispetto a quello che erano i numeri del passato. Quindi ci dobbiamo ritenere soddisfatti dei nostri produttori che vengono non soltanto da Latiano ma vengono anche dai paesi qua vicini, Oria, Torre e Mesagni. La cooperativa è una cooperativa di trasformazione, trasformiamo vino ed olio. Nella nostra realtà si trasforma soltanto vino e olio, producono in un territorio dove l'olivicoltura rappresenta l'80% della produzione. E un 20-25% più o meno è quello vitivinicolo, però dobbiamo dire che con tutte le vicissitudini del momento anche noi possiamo dire che stiamo avendo un po' di problemi come tutta la parte del Salento. Sapete quello che sta succedendo e non lo so il futuro come verrà programmato o prospettato. La cooperativa negli ultimi anni ha incrementato pure il discorso della commercializzazione. Siccome orientativamente questo era un prodotto di massa dove veniva commercializzato specialmente all'ingrosso, ma negli ultimi anni si sta sviluppando il mercato della bottiglia, il mercato della nicchia di mercato. Quindi noi ci siamo affacciati non in tutto il mondo, ma il mercato estero lo cominciamo a trattare da qualche anno e si stanno avendo pure dei buoni benefici, però questo soltanto sul settore vitivinicolo. Il settore oleario per il momento è un programma che abbiamo nel nostro carniere, però per il momento non è stato ancora sviluppato. Però il settore vitivinicolo ci si troviamo abbastanza bene e si sta sviluppando sempre di più. La cooperativa non fa soltanto trasformazione di prodotti, perché negli anni ha voluto che i nostri produttori siano produttori contenti della cooperazione. La cooperazione vuol dire essere al servizio dei soci e il servizio dei soci significa fare un sacco di servizi, tra cui la distribuzione dei prodotti fitosanitari, noi all'interno del nostro staff riusciamo a fare domande AGEI, libretti di gasolio, riusciamo a fare un sacco di servizi che possono dare la possibilità ai nostri produttori di migliorarsi e di riuscire a qualificarsi. Facciamo corsi di patentini fitosanitari, facciamo convegni per la programmazione della nostra produzione, alcuni servizi che sicuramente sono molto utili ai nostri produttori. Ma le sfide che noi abbiamo voluto affrontare sono state da un po' di anni, quando come Consiglio abbiamo voluto cercare di migliorare qualitativamente la nostra produzione e allora all'interno della regione ci è stato dato la possibilità di fare alcuni progetti PSR dove noi abbiamo investito tantissimo, dove noi abbiamo voluto fare dei programmi importanti, dei progetti importanti e siamo riusciti a farlo e grazie a quelle opere che abbiamo fatto in quel momento possiamo dire che siamo riusciti a raggiungere prodotti eccezionali dove ormai nella zona diventano prodotti che vanno per la maggiore, quindi possiamo essere soddisfatti di quel programma che abbiamo fatto tanti anni fa, anche se devo dire che oggi quel programma non si poteva più realizzare sapendo benissimo che i nostri progetti sono fermi già ormai da 3-4 anni.
La cooperazione serve per tutto il territorio, i vantaggi che hanno i nostri produttori non hanno la necessità di andare sul mercato libero e affrontare le problematiche. Loro conferiscono il loro prodotto alla cooperativa e sanno che effettivamente il loro prodotto viene remunerato pure abbastanza bene. Noi sappiamo benissimo quello che succede nel mercato privato, quindi la cooperazione dovrebbe essere ed è senz'altro la soluzione dei problemi dei produttori, perché fino a quando c'è nessuno se ne accorge, ma quando non c'è, negli anni passati, noi che veniamo un po', diciamo che abbiamo qualche anno in più, sappiamo quando un tempo non c'era la cooperazione che cosa ne facevano dei nostri prodotti, quindi possiamo ritenerci che la cooperativa è una soluzione dei problemi dei produttori sia olivicoli che vitivinicoli. Ci sono un sacco di soci che vengono da fuori, allora come fai a mantenere un socio che viene da fuori? E questi soci sanno che cosa significa la cooperazione, perché loro l'hanno perse le loro cooperative negli anni passati. Quindi da parte nostra, specialmente da parte mia, io sono un produttore come tutti i soci che ci appartengono e conoscendo le problematiche dei produttori vengo incontro in qualsiasi momento, in qualsiasi cosa, facendo qualsiasi tipo pure di sacrificio per venire incontro alle loro problematiche. E molte volte, quasi sempre, la soddisfazione è perché interagiscono con uno che li può capire, li capisce effettivamente quali sono le problematiche e noi ci troviamo pure molto bene con loro perché conferiscono il loro prodotto e non abbiamo problemi anche di programmazione, perché molte volte la cooperativa serve pure a fare delle programmazioni e avendo il prodotto in casa riesci a programmare, altrimenti non puoi fare questo. Noi per il futuro abbiamo un sacco di obiettivi e di programmi, vogliamo far crescere la nostra comunità, vogliamo far crescere il nostro territorio, un territorio che oggi lo vediamo, ci sono delle problematiche, ci sono una serie di situazioni, ormai è cambiato il clima, nel settore vitivinicolo non si riesce più a produrre come una volta perché attacchi di perenospora, clima che da un giorno all'altro sbalzi di temperature che ti portano a qualsiasi tipo di malattia, quindi una serie di cose che ti comportano, però noi dobbiamo programmare per forza, dobbiamo avere obiettivi. L'obiettivo nostro è di far crescere nel settore oleario nel momento in cui ci daranno le condizioni. Abbiamo negli ultimi anni messo a disposizione una macchina per l'estrazione del lecco extravergine, no? Perché è l'orientamento futuro, il programma futuro è quello, non si può rimanere fermi. E nonostante tutto si riescono a fare, nonostante questa situazione pure di Xlella che ci ricorda, si riescono a fare pure programmi e progetti. Quindi il futuro io lo vedo un po' diciamo dove bisogna per forza di cose dare una svolta per quanto riguarda i nuovi impianti, una svolta ai nostri produttori. Stiamo facendo dei convegni dove metteremo in condizione i nostri produttori di creare le condizioni per poter fare qualsiasi tipo di nuovi impianti, di nuova programmazione, perché il futuro deve essere questo, bisogna cambiare un pochettino le nostre idee e le nostre forze per poter andare avanti, altrimenti il territorio del nostro paese, essendo un territorio olivicolo, sicuramente avrà una situazione economica molto pesante nei prossimi anni.